Anno 2320. Sulla superficie di Marte, una fabbrica automatizzata produce habitat modulari per nuove colonie. Non c'è un solo umano a supervisionare. Ogni macchina, sensore e processo è connesso a un'intelligenza artificiale centrale. Ogni decisione viene presa in tempo reale, ogni errore previsto e corretto prima che accada. Ma questa realtà apparentemente perfetta non è nata per caso. Guardando indietro alla storia, scopriamo come, nel XXII secolo, le fabbriche hanno imparato a comunicare, trasformandosi in reti intelligenti che hanno ridisegnato il panorama industriale e sociale. Anno 2050. Il primo passo verso la connessione totale fu l'introduzione diffusa dell'Internet of Things, o IoT, nelle fabbriche. Ogni macchinario, ogni componente, ogni prodotto era dotato di sensori che trasmettevano dati in tempo reale. Questa tecnologia permise di monitorare le prestazioni di ogni macchina, prevenendo guasti, analizzare i cicli produttivi per ottimizzare l'efficienza, collegare l'intera catena produttiva, dal fornitore al consumatore. Possiamo pensare all'IoT come al sistema nervoso delle fabbriche del XXI secolo. Fu l'inizio di una consapevolezza collettiva nella produzione, un passo essenziale per ciò che abbiamo oggi. Anno 2075. Il secondo grande cambiamento fu l'avvento dei Digital Twins, gemelli digitali delle fabbriche fisiche. Questi modelli virtuali permettevano di simulare e testare processi produttivi senza interrompere le operazioni reali. Un caso emblematico fu la fabbrica aerospaziale americana che, nel 2075, riuscì a ridurre del 50% i tempi di costruzione di un razzo grazie ai Digital Twins. Ogni componente era simulato, ottimizzato e perfezionato digitalmente prima di essere assemblato. Ingegnere. Fu allora che la produzione passò dal reattivo al predittivo. Anno 2100. Con l'ulteriore sviluppo dell'IoT e dei Digital Twins, le fabbriche iniziarono a formare reti globali, comunicando tra loro come nodi di un'unica infrastruttura. Questa rete permetteva condivisione istantanea di dati e innovazioni tra fabbriche in diverse parti del mondo. Produzione distribuita. Un prodotto poteva essere assemblato in 3 continenti diversi senza interruzioni. Adattamento in tempo reale alle richieste dei consumatori. Non tutto fu positivo. La crescente connessione creò vulnerabilità. Gli attacchi informatici divennero una minaccia reale. Le decisioni automatizzate iniziarono a suscitare dubbi etici. Cosa accade quando una fabbrica decide di chiudere uno stabilimento perché inefficiente, senza consultare nessuno? Il progresso non è mai lineare. Le connessioni che oggi diamo per scontate furono in quel periodo sia una benedizione che una maledizione. Ma senza di esse non saremmo qui. Nel 2320, mentre osserviamo una fabbrica su Marte comunicare con una sulla Terra, la connessione totale ci sembra naturale. Ma fu la perseveranza di quegli innovatori a rendere possibile questo mondo interconnesso. Oggi, ogni fabbrica è un nodo in una rete globale di produzione. Ma ricordiamo sempre che, come ogni rete, è forte solo quanto il suo nodo più debole. Nel prossimo episodio esploreremo un tema cruciale: l'equilibrio tra macchine e umani. Non perdete l'episodio 3, automazione e robotica collaborativa.